Atlantide, il leggendario continente scomparso nel profondo degli abissi. L'esempio più eclatante di come l'uomo sia arrivato ad un passo da realizzare un paradiso sulla terra. Ma lo splendore di Atlantide non era destinato a durare. Travolta da un cataclisma senza precedenti, accompagnato da un bagliore che la terra non aveva mai visto prima, l'intera isola esplose, sprofondando nell'oblio, portando con sé il proprio popolo e la propria storia. È possibile che Atlantide sia veramente esistita? Se è possibile che sia esistita Atlantide? La risposta è sì. L'esistenza dell'isola non è da escludere. Per secoli gli esploratori hanno scandagliato il globo in cerca di Atlantide. Nel mare Mediterraneo e precisamente sull'isola vulcanica di Santorini, gli archeologi hanno rinvenuto i resti di un'antica civiltà risalente ad un passato molto remoto. Potrebbero questi resti appartenere alla mitica Atlantide? A migliaia di chilometri di distanza, nelle profondità dell'Oceano Atlantico, in corrispondenza dell'infido triangolo delle Bermuda, i subacquei hanno scoperto un misterioso muro lungo 600 metri. Potrebbe essere una testimonianza del continente perduto? Alcuni studiosi ritengono che tracce di questa civiltà si possano trovare nelle piramidi del Messico e dell'antico Egitto. In questo viaggio nel tempo proveremo a chiarire il mistero che avvolge l'isola di Atlantide, cercando di capire cosa accadde veramente. Lo straordinario mistero di Atlantide, l'isola grande come un continente che scomparve inghiottita dal mare, non potrebbe essere più complesso, né la sua storia più ricca di varianti. Numerosi studiosi si sono prodigati nell'interpretazione di rocce e manoscritti, mentre esploratori hanno rischiato la vita cercandola. Eppure per secoli Atlantide si rifiutò di essere scoperta. Le origini della sua leggenda risalgono a una fonte tra le più autorevoli, l'antico filosofo greco Platone. Esistono leggende di ogni genere su Atlantide, che arrivano fino ai giorni nostri. Alcuni affermano che i suoi abitanti possedessero sottomarini nucleari, raggi laser e addirittura aeroplani. Queste sono tuttavia le credenze moderne che circondano Atlantide. Per ricostruire la sua storia abbiamo a disposizione un'unica fonte: le opere di Platone. Verso la fine della propria vita, nel IV secolo a.C., Platone scrisse la storia di Atlantide, producendo così l'unica fonte scritta di tutta l'antichità su questo argomento. Stando a quanto afferma Platone stesso, il resoconto non era un prodotto della fantasia, ma corrispondeva alla realtà. Se è vero che esistettero veramente, chi erano gli abitanti di Atlantide? Da dove venivano? Che lingua parlavano? Attualmente gli studiosi stanno cercando di rispondere a questa remotissima domanda. Nell'isola greca di Santorini, un tempo chiamata Thera, gli archeologi hanno portato alla luce i resti di un'antica città che presenta una straordinaria somiglianza con la descrizione di Atlantide fatta da Platone. Anche sulla costa nord della Turchia, antiche rovine hanno suggerito l'esistenza di Atlantide, mentre dalla parte opposta dell'emisfero, nei Caraibi, i ricercatori stanno tentando di svelare il mistero che avvolge enormi massi situati sul fondo marino. Ma per trovare il continente perduto è necessario sapere cosa si sta cercando. Platone descrive con dovizia di particolari un'isola continentale dalle straordinarie bellezze naturali e dalle abbondanti risorse. Il canale e il porto più grande erano pieni di navigli e di mercanti che provenivano da ogni parte del mondo e sollevavano giorno e notte clamore e tumulto vario e strepito per il loro gran numero. Dai dialoghi di Platone. Un palazzo grandioso ricoperto di oro e di argento dominava il territorio. Per gli abitanti di Atlantide i metalli preziosi avevano scarsa importanza. Per loro un altro era il tesoro più grande, la virtù.
Ma questa immensa fortuna non era destinata a durare. La generosità cedette il passo alla bramosia, la giustizia alla violenza. Platone sostiene che l'essenza divina che era in loro si disintegrò, divennero più umani e in questo processo svilupparono una grande avidità e decisero di conquistare le civiltà vicine. I suoi abitanti diventarono così un popolo molto pericoloso. È questo il loro lato negativo, l'aggressività. In anni di aspre battaglie, la potente flotta di Atlantide terrorizzò l'intero Mediterraneo, sino a quando, in uno scontro finale, l'esercito di Atene riuscì ad arginare l'attacco di Atlantide. Ma era solo un vago presagio della fine che attendeva questo popolo. In realtà gli abitanti di Atlantide non potevano essere preparati al loro destino. Essendosi verificati tremendi terremoti e diluvi, nel corso di un giorno e di una brutta notte, tutto il complesso di guerrieri di colpo sprofondò sottoterra e l'isola di Atlantide, allo stesso modo sommersa dal mare, scomparve dai dialoghi di Platone. Nel trascorrere di un giorno e di una notte, un'intera civiltà scomparve nel mare, portando con sé tutto quello che la circondava e privando per sempre il mondo della sua favolosa eredità. Si ritrovano qui gli elementi della grande tragedia, qualcosa di bello, pieno di vita e di potenzialità che svanisce in una sola notte. Non sapremo mai cosa questa civiltà avesse da dirci. Non sapremo quale sarebbe stata la loro interpretazione di Shakespeare. Ci rimane solo il loro silenzio. Qual era l'intento di Platone? Descrivere un evento storico o impartire un insegnamento morale? Forse entrambe le cose. Il motivo per cui Platone inventò questa storia era dare una lezione morale. Voleva comunicare al proprio uditorio di ateniesi o di greci che una cultura che vive al di là del decoro, che indulge in eccessi materiali, viene punita. Come può essere interpretato il vivido resoconto di Platone? Anche descritto attraverso le immagini, è molto difficile da credere. Lo stesso Platone riportava una storia preesistente, suggeritagli da un suo rispettabile avo, lo statista Solone, vissuto nel 600 a.C. La leggenda di Atlantide trae le proprie origini da un viaggio ufficiale in Egitto che Solone fece circa 100 anni prima della nascita di Platone. Gli antichi egizi, che erano meticolosi storiografi, avevano stilato dettagliati resoconti sui fatti avvenuti fino a quel momento in tutto il Mediterraneo. I greci contemporanei di Solone, invece, non conoscevano gli eventi del loro passato, in quanto ogni testimonianza era stata distrutta da terremoti, inondazioni e guerre. Fu così che i sacerdoti egizi si assunsero l'incarico di rivelare a Solone la storia di Atlantide. Sembrava che gli egizi fossero a conoscenza di tutte le informazioni riguardanti questa civiltà. Sapevano dove si trovava e il periodo in cui esistette. Ma i sacerdoti parlavano una lingua diversa da quella di Solone, tanto che si crearono degli equivoci su fatti di fondamentale importanza. Solone si mise d'impegno e cercò di trovare i nomi greci corrispondenti a quelli egizi. Platone stesso ne parla nel proprio resoconto. Ma visto che i nomi dei luoghi, le date e le distanze non erano state tradotte correttamente, non fu possibile attribuire ad Atlantide una collocazione per oltre 2500 anni. Solone e gli egizi parlavano di paesi, di misurazioni temporali e geografiche, usando termini differenti. Si può dire quindi che siano stati errori di interpretazione e di traduzione a rendere oscura la vera collocazione di Atlantide? Secondo gli egizi, il continente perduto si sarebbe trovato al di là delle colonne d'Ercole, l'attuale stretto di Gibilterra. Esse segnavano l'accesso all'Oceano Atlantico, un luogo di cui i greci avevano soltanto sentito parlare. L'Oceano Atlantico era un luogo sconosciuto e misterioso, dal quale molte navi non avevano mai fatto ritorno. Si può dire che per gli antichi greci l'oceano rappresentasse l'ignoto,
come per noi oggi lo spazio. È possibile che errori di traduzione abbiano impedito di stabilire il periodo in cui Atlantide è esistita? Solone afferma che questa cultura raggiunse il proprio splendore 9000 anni prima del suo tempo, ma è più probabile in realtà che questo fosse accaduto 900 anni prima. Fu in quel periodo che nel Mediterraneo orientale civiltà straordinariamente simili a quella di Atlantide arrivarono a fioritura. È possibile che il popolo del continente perduto fosse una di queste civiltà? Fu in quel periodo, nel 1500 a.C., che eventi di pari straordinaria importanza ebbero luogo in altre parti del mondo. In Cina, a partire dai pittogrammi, nacque la scrittura su stecche di legno o di bambù. Nell'Europa centrale ebbe inizio la pratica della cremazione dei defunti, le cui ceneri venivano riposte in urne di terracotta per poi essere seppellite. Gli egizi inserivano copie del libro dei morti nei sarcofagi, sperando che attraverso una vita giusta il defunto avrebbe guadagnato l'immortalità. L'esistenza di Atlantide potrebbe quindi risalire a 3500 anni fa o forse a molto prima. A circa metà strada tra Atene e l'Egitto, nel mezzo delle acque blu del mare Egeo, sorgono due tra le più importanti isole greche, Creta e Santorini. Attualmente esse esercitano una forte attrazione sui turisti di tutto il mondo, che vengono qui per assaporare la vita dei piccoli villaggi locali e godersi la vista dei paesaggi. Santorini era conosciuta nell'antichità con il nome di Thera. Le sue alte scogliere parlano di violenti movimenti del suolo avvenuti in tempi lontani. Anticamente coronata dagli alti picchi della montagna maestosa, l'isola ora non è altro che un ricordo del proprio passato. Dove adesso le navi turistiche solcano le acque, un tempo c'erano chilometri di roccia frastagliata. Ma verso il 1628 a.C., durante un'eruzione vulcanica senza precedenti, la maggior parte dell'isola venne distrutta e quello che sopravvisse all'esplosione sprofondò lentamente per poi scomparire nel profondo degli abissi. Oggi quello che rimane delle alte vette sono ammassi di roccia scura, un lugubre ricordo della grandezza passata. Gli eventi che un tempo causarono la spaccatura dell'isola si comprendono meglio visitando la costa nord di Creta, a circa 100 km di distanza. È qui che l'archeologo britannico Sir Arthur Evans diede inizio ai propri scavi in un'antica città chiamata Cnosso. Nel 1900 portò alla luce un grande palazzo, un tesoro di grande valore artistico ed architettonico, testimonianza di un popolo di naviganti dotato di grande potere ed influenza. È probabile che esercitassero il proprio controllo su tutto il Mediterraneo orientale e non tanto a livello militare quanto economico. Era una civiltà molto evoluta. Non si conosceva il nome di questo popolo scomparso. Evans trovò dei manufatti utilizzati durante complesse cerimonie che prevedevano il sacrificio di tori e, ispirato da questo e dal mito del Minotauro, l'essere metà uomo e metà toro, diede loro il nome di Minoici. Davano la caccia ai tori con legni e lacci, ma senza ferro. E quello dei tori che avessero preso lo conducevano alla colonna e lo sacrificavano sulla sommità di questa, sopra le lettere. Dai dialoghi di Platone. Procedendo con gli scavi, Evans riscontrò similitudini sempre maggiori tra la cultura e lo stile di vita dei Minoici e quello del popolo di Atlantide descritto da Platone. Tuttavia, anche se Cnosso era incredibilmente simile ad Atlantide, non si trovava sotto il livello del mare.
Nonostante questo, in molti individuarono un legame tra le due civiltà. Negli anni 30 un archeologo greco, Spiridon Marinatos, iniziò a lavorare sull'isola, facendo una scoperta sorprendente. Studiando le rovine di Creta, scoprì che erano ricoperte di ceneri vulcaniche. Notò quindi che i muri degli edifici costruiti lungo la costa erano stati spostati fisicamente di circa 60 metri. Come si era potuto verificare un simile spostamento? Forse era stato causato da una violenta invasione? O esistevano ragioni più funeste? Non è il genere di cose che fa un popolo invasore. Spiridon Marinatos coltivava l'idea che si fosse trattato di un'enorme ondata che aveva invaso la zona e spostato i massi. Per questo continuava a guardare nella direzione dell'isola di Thera. Studiando l'attività degli antichi vulcani e il flusso delle maree, Marinatos capì che era possibile che un'eruzione vulcanica avvenuta a Thera avesse causato un'ondata in grado di spostare le enormi mura di pietra situate sull'isola di Creta, a 100 km di distanza. Tracce geologiche dimostrano che tra il XVI e il XVII secolo a.C. i vulcani che al tempo sorgevano al centro dell'isola eruttarono violentemente, espellendo fumo e polveri nell'atmosfera. Si è trattato della più violenta eruzione vulcanica avvenuta da quando è comparso l'uomo. È probabile che si sia verificato ciò che oggi chiamiamo inverno nucleare. L'enorme quantità di polvere immessa nell'atmosfera deve aver fatto abbassare notevolmente la temperatura. Osservatori che si trovavano in paesi molto distanti, come la Cina, scrissero di cieli scuri che cancellarono la luce del giorno e raffreddarono l'estate. Più di 3000 anni dopo l'eruzione, Marinatos cominciò a esplorare accuratamente l'isola di Thera in cerca di indizi, convinto che se qualcosa fosse sopravvissuto alla catastrofe sarebbe riuscito a trovarlo. Sentiva il collegamento con Creta e attraverso di esso con Atlantide. Nessuno avrebbe accettato questa teoria, nemmeno Marinatos, se non avesse trovato sotto uno strato di ceneri vulcaniche niente meno che un'intera città minoica. Così cominciò a passare il setaccio l'isola di Thera. Le sue ricerche furono temporaneamente interrotte dalla guerra e dalla mancanza di fondi, ma 25 anni più tardi, negli anni 60, gli sforzi di Marinatos vennero premiati. C'era un contadino con il quale Marinatos aveva fatto amicizia. Quest'uomo era sempre stato incuriosito da strani pozzi che si trovavano nella sua proprietà, fino a quando un giorno, mentre cavalcava il proprio asino, uno di essi si aprì sotto di lui e lui vi cadde dentro. Si guardò intorno e vide del vasellame e un muro. Lui e l'asino erano precipitati indietro nel tempo di migliaia di anni ed erano atterrati nel soggiorno di una casa. Marinatos aveva scoperto uno dei siti archeologici più importanti di tutti i tempi, una città minoica chiamata Akrotiri. La sua struttura era stata mantenuta intatta dalle ceneri vulcaniche che l'avevano protetta a lungo come in una grande scatola di imballaggio. Gli scavi che si stanno effettuando ad Akrotiri sono tra i più interessanti che esistano al mondo, almeno per quanto mi riguarda. Siamo di fronte ad una città che è rimasta congelata nel tempo e che è esattamente come l'hanno lasciata le persone che ci vivevano. Si può passeggiare per le sue strade, si può guardare dentro gli usci e vedere le stoviglie che stavano usando prima che avvenisse la distruzione. Si ha l'impressione di camminare per le vie di una città fantasma. Nonostante gli abitanti dell'antica Akrotiri se ne siano andati da migliaia di anni, le loro case, il vasellame e le opere d'arte parlano di un popolo mondano che viveva in armonia con la natura. L'aspetto più affascinante della civiltà minoica è l'arte. È esuberante e denota un amore incondizionato per la natura. Questo popolo amava osservare i comportamenti degli animali. Le rondini che si baciano, nutrendosi vicendevolmente, sono un autentico inno alla primavera. Allo stesso tempo si avverte la mancanza di realismo e di violenza. L'idealismo si adegua alla realtà e costituisce un modo splendido di interpretare la vita.
Ogni nuovo ritrovamento che avveniva ad Akrotiri intensificava la connessione tra l'Atlantide di Platone e le rovine minoiche. È possibile che il popolo minoico e gli abitanti di Atlantide fossero della stessa stirpe? Se ci fosse un fondamento storico sull'esistenza di Atlantide, potremmo dire che la cultura minoica era probabilmente, anzi quasi sicuramente, la civiltà di cui parlava Platone. Coloro che oggi vivono a Santorini non nutrono dubbi sulla propria discendenza dal popolo di Atlantide. Conoscono bene la leggenda e la fanno risalire ai loro avi. Non c'è dubbio, Atlantide era proprio qui. Certo, noi non c'eravamo. Ne abbiamo sentito parlare dai nostri padri e dai nostri nonni. Se Atlantide fosse davvero esistita, sarebbe stata Tera. Ne sono profondamente convinta. Aveva tutte le caratteristiche che Platone elencò quando descrisse la sua Atlantide. Ma se è vero che Tera è un'ottima candidata, devo comunque esprimere il mio scetticismo sulla reale esistenza di Atlantide. Io credo si tratti di un artificio che Platone utilizzò per esprimere un giudizio politico e morale sulla violenza, l'aggressività e la cupidigia. Comunque mi piace coltivare in un angolo della mia mente l'idea che Platone sia stato ispirato in piccolissima parte dai racconti popolari che narrano della terribile distruzione di una civiltà altamente evoluta che viveva sull'isola di Tera. Tra le rovine perfettamente conservate di Akrotiri non è stata trovata traccia di resti umani. Dove sono spariti i minoici? Saranno riusciti a sfuggire alla terribile esplosione? Ora scopriremo come i sopravvissuti si rifugiarono in altri paesi ed esercitarono una notevole influenza sulla storia. Indagando tra gli antichi popoli del Mediterraneo, il mistero di Atlantide si infittisce. Dopo l'inabissarsi di Tera, cosa ne fu del popolo che la abitava? Gli scavi non hanno mai portato alla luce alcun resto umano. Opere d'arte, vasellame e arnesi erano perfettamente conservati, ma non fu trovata traccia di persone. In molti credono che, prima della distruzione definitiva, piccoli terremoti abbiano messo in allarme gli abitanti, che lasciarono in tempo l'isola allontanandosi in mare. A 500 chilometri di distanza, in Egitto, presso il delta del Nilo, sono stati rinvenuti i resti di un antico insediamento. Opera di una società tecnologicamente avanzata, esso mostra i segni dell'influenza della cultura minoica, la stessa che un tempo esisteva a Tera. L'innestarsi di una popolazione molto evoluta su una cultura preesistente si manifesta in un'altra zona poco distante, nell'antica terra di Israele. Qui abbondano le storie circa un'etnia conosciuta come il popolo del mare. Si trattava degli infami Filistei, che si credeva provenissero dall'isola di Creta. È possibile allora identificare i Filistei con i minoici e quindi con gli abitanti di Atlantide? Nella Bibbia si racconta che i Filistei siano arrivati alla terra di Canaan dall'ovest, dal mare, ma il dato di fatto importante è che i Filistei erano forestieri in territorio semitico. Non erano semiti, erano greci, e non in senso nobile. Nonostante fossero famosi per la loro aggressività e per essere dediti alla guerra, i Filistei erano dotati di un'arte molto evoluta e raffinata, stranamente simile a quella minoica. Se consideriamo che dalla maggior parte delle persone la parola filisteo viene associata a un individuo barbaro, ignorante e privo di cultura, è sorprendente come le cose più belle che io abbia mai visto siano oggetti filistei. Questi oggetti sono stati creati da quelle stesse mani che hanno realizzato gli affreschi di Creta e di Tera. La leggenda di Atlantide si intreccia con le grandi storie filistee contenute nella Bibbia. Forse non lo sapremo mai.
Nel frattempo un'altra teoria, completamente diversa, viene alla luce, sempre sulle scogliere frastagliate del Mediterraneo, ma questa volta sulla costa della Turchia. All'interno ci sono le rovine di un'altra civiltà, anch'essa scomparsa durante l'età del bronzo. Il luogo è quello dove sorgeva l'antica città di Troia. Scoperte recenti fanno pensare che Troia, scenario della famigerata guerra, potrebbe in realtà coincidere con Atlantide. Ci sono numerose somiglianze tra la descrizione di Omero della guerra di Troia e il resoconto di Platone su Atlantide. Entrambi fanno riferimento ad una flotta di 1200 navi, a carri da guerra e ad armi di bronzo. Entrambi descrivono dettagliatamente com'era organizzato l'esercito. La congruenza è impressionante. Per secoli Troia è stata soltanto una leggenda al pari di Atlantide. Non c'era nessuna prova della sua esistenza. La descrizione della guerra di Troia, fatta da Omero nell'Iliade, era considerata al pari di una bella storia. Ma negli anni 60 del secolo scorso, un ricco esploratore tedesco, Heinrich Schliemann, utilizzando il libro di Omero come guida, cominciò a setacciare in lungo e in largo la costa turca nel punto in cui il Mediterraneo incontra il Mar Nero. Nel giro di un anno portò alla luce una città che coincideva esattamente con la descrizione fatta da Omero. Troia cessava così di essere una leggenda per divenire una realtà. Prima della scoperta di Schliemann, molti credevano che i racconti su Troia, riportati da Omero e da altri poeti, non fossero altro che invenzioni fantastiche. Il ritrovamento della città da parte dell'archeologo fece riflettere sul fatto che probabilmente la mitologia greca non era pura invenzione. La scoperta di Troia alimentò un fortissimo interesse per Atlantide. Se Troia era stata scoperta, perché non poteva esserlo anche Atlantide? Tuttavia, ad entusiasmare maggiormente coloro che cercavano Atlantide era la possibilità che Platone e Omero parlassero dello stesso luogo. Era possibile che la potente Troia fosse proprio Atlantide? Recenti scavi hanno rivelato che i fossati che circondano Troia corrispondono alla descrizione che Platone offre di una serie di canali concentrici collocati intorno alla capitale di Atlantide. Platone non era un tecnico, ma un filosofo. Nonostante ciò, fece una descrizione di un sistema di canali estremamente precisa. E a Troia sono stati rinvenuti dei canali proprio dove indicava il resoconto di Platone. Cominciando dal mare, condussero fino all'ultima cinta una fossa e con essa diedero accesso alle navi dal mare fino a quella cinta, come in un porto, allargandone la bocca in modo che potessero entrarvi le navi più grandi. Dai dialoghi di Platone. La somiglianza più straordinaria tra la civiltà di Atlantide e quella di Troia riguardava il modo di guerreggiare. Platone narra che gli abitanti di Atlantide terrorizzarono i popoli dell'intero Mediterraneo, giungendo infine ad un lungo e violento scontro con i Greci, del quale offre una descrizione molto simile a quella omerica della guerra di Troia. Per entrambi gli autori, i Greci riuscirono a fronteggiare il furibondo attacco, liberando la regione dalla morsa di terrore. Forse questo contribuisce a spiegare uno dei punti oscuri del resoconto di Platone, ossia la fine brusca che egli impose alla propria narrazione. Platone si interrompe improvvisamente a metà di una frase, e questo è uno dei misteri che lo circondano. Il resoconto sembra essere una versione definitiva e per questo motivo non si spiega perché rimanga tronca. È possibile che il filosofo, dopo aver capito che il proprio resoconto era uguale alla storia di Troia raccontata da Omero, abbia deciso di interromperlo? Dopo questo resoconto Platone scrisse ancora uno dei suoi famosi dialoghi, l'ultimo, ma non fece più accenno ad Atlantide. Intanto le mura di Troia si stagliano silenziose all'orizzonte, insinuando un nuovo inquietante interrogativo che forse non troverà mai risposta. C'è chi pensa che la ricerca di Atlantide sia stata condotta nei luoghi sbagliati.
Nel 1880 la ricerca del continente perduto prese una nuova direzione e inaspettate teorie travolsero il mondo con la potenza di un uragano. Purtroppo esse provenivano da una fonte inattendibile. Ignatius Donnelly dissideva dalla cultura del suo tempo. In origine uomo d'affari, fece parte del Congresso degli Stati Uniti per un trimestre, prima di perdere le successive elezioni dopo una deludente campagna elettorale. Amareggiato dalla sconfitta, si ritrovò a passare interminabili ore nella libreria del Congresso, dove si immerse nella lettura di libri di storia, di archeologia e di antiche civiltà. Era anche un appassionato di letteratura popolare contemporanea e nutriva un particolare interesse per le avventure fantascientifiche di Jules Verne. Quando, terminata la legislatura, fece ritorno alla sua città natale in Minnesota, Donnelly si ritirò per giorni interi nel suo studio e gettò febbrilmente sulla carta una straordinaria teoria sul continente perduto di Atlantide. Era convinto, come già aveva sostenuto Platone, che sul fondo dell'Oceano Atlantico si trovasse la spiegazione della misteriosa civiltà. Nel 1882 la pubblicazione del suo libro Atlantide, il mondo antediluviano, attirò l'interesse dell'intera nazione. Tradotto in molte lingue, toccò l'apice delle vendite e fece esplodere in tutto il mondo la mania di Atlantide. Ecco un libro in inglese che parlava di una magnifica civiltà perduta che poteva essere ritrovata se si fosse saputo dove cercarla. Donnelly catturò l'immaginario collettivo, ma lo fece attribuendo ad Atlantide caratteristiche che Platone non aveva nemmeno immaginato. Donnelly credeva che la mitologia, la storia e persino l'arte e l'architettura, sviluppatesi in tutto il mondo, derivassero da un'unica fonte comune. Viene da chiedersi dunque se sia possibile che tutti i miti utopici, persino quello del giardino dell'Eden, rappresentino la memoria universale di una unica grande terra, Atlantide. Dopo aver compiuto meticolose ricerche su questo argomento, Donnelly affermò che tutti i re e le regine del mondo antico discendevano dai reali della perduta Atlantide. Sosteneva che il dio greco Atlante, che portava il mondo sulle spalle, coincidesse con il dio messicano dei Toltechi, Quetzalcoatl. Entrambi, diceva, erano emanazioni di un antico dio di Atlantide. Nella teoria di Donnelly anche le piramidi, sia Maya sia egizie, derivavano dal continente perduto. Egli sosteneva che se esistevano piramidi in Egitto e nelle Americhe, allora l'idea primigenia della piramide avrebbe avuto origine ad Atlantide. E che quando il popolo lasciò l'isola, alcuni si diressero in Egitto, altri nelle Americhe, dove costruirono le piramidi. Ma è possibile che due civiltà fiorite a migliaia di chilometri di distanza siano collegate ad una stessa fonte? Conoscevano gli stessi principi astronomici ed avevano lo stesso calendario. Esiste un disegno scolpito nella roccia che mostra i capi dei Maya mentre fuggono da un vulcano, prendendo il mare. E questa è la stessa storia che Platone racconta di Atlantide. Attualmente gli studiosi ritengono che la civiltà Maya e quella egizia si siano sviluppate in due epoche molto diverse, eppure soltanto verso la fine del secolo scorso le teorie di Donnelly erano considerate brillanti intuizioni. Le persone attratte dal mito di Atlantide proposto da Donnelly erano di diverso genere. Alcune di loro erano mistici che cercavano di mettersi in contatto con gli spiriti dei morti di questa civiltà. Si conoscono molti episodi di sedute spiritiche durante le quali le persone riunite in cerchio avrebbero udito lo spirito della principessa di Atlantide. La storia di Atlantide provocò anche una crescita di interesse verso i fenomeni psichici e lo spiritismo che a cavallo del XX secolo imperversavano nel mondo intero. Alla testa di questo movimento spiccava una strana ed enigmatica figura, Madame Elena Petrovna Blavatsky.
Nata in Russia nel 1831, si raccontava che da bambina parlasse con gli spiriti durante il sonno e che da giovane avesse compiuto numerosi viaggi in tutto il mondo. Di ritorno in Occidente, Madame Blavatsky ammaliò migliaia di persone in numerosi cicli di conferenze, dando dimostrazioni di chiaroveggenza e di spiritismo. Sosteneva che gli Atlantidi fossero realmente esistiti, ma che fossero soltanto la terza delle 7 razze originali del genere umano. I loro predecessori erano la razza dei Lemuriani. Madame Blavatsky sosteneva che gli stessi Lemuriani sprofondarono nel mare in occasione di uno dei tanti diluvi universali della storia del mondo. Questa convinzione trovava dei precedenti nella Bibbia, nella storia di Noè e anche in Platone, che parlava di una serie consecutiva di disastri naturali. È interessante notare che esiste una specie di memoria collettiva riguardo i diluvi universali. Qualcuno afferma che le prove si trovino sulla cima di un monte in Turchia, dove pare siano stati rinvenuti i resti dell'Arca di Noè. Questo è uno dei misteri in cui ci si imbatte quando la mitologia viene studiata da punti di vista differenti. Ma cercando Atlantide, la realtà dei fatti a volte supera le leggende. Esiste una profezia che rivela la collocazione del continente perduto e una incredibile scoperta avvenuta vicino al Triangolo delle Bermuda che sconvolse il mondo scientifico. Nel corso dei secoli, numerose teorie sul conto di Atlantide si sono avvicendate per poi sparire. Raramente esse erano supportate da prove tangibili. Ma qui, tra le inarrestabili correnti del Triangolo delle Bermuda, scienza e profezia stringono una inquietante alleanza. Negli anni '20 il medium Edgar Cayce era conosciuto ovunque per la sua stupefacente abilità nel curare i pazienti mentre si trovava in un profondo stato di trance. In seguito trasferì le proprie capacità dalla medicina ad altri campi. Cayce iniziò a parlare di Atlantide, descrivendo le sue grandiose città e le sue avanzate tecnologie. Quindi, in uno stato di trance, cercò di individuare il luogo preciso in cui la civiltà era sprofondata nel mare. Nel 1939 predisse che la prova dell'esistenza di Atlantide sarebbe stata trovata nelle acque della costa di Bimini, vicino alle Bermuda. E non solo, profetizzò anche l'anno in cui sarebbe avvenuta la scoperta, il 1968. 29 anni dopo, esattamente come aveva profetizzato, ricercatori che si trovavano in volo sulle basse acque al largo di Bimini notarono la presenza di una enorme sagoma che si stagliava sotto la superficie dell'acqua. I sommozzatori inviati sul posto confermarono la presenza di una formazione lunga circa 600 metri che assomigliava ad una grande muraglia o ad una strada sopraelevata, la cui estremità formava una misteriosa curva che la rendeva simile ad una gigantesca I lunga. Cosa altrettanto strana, la sua superficie sembrava composta secondo precisi disegni geometrici. Il grande mistero di Bimini è costituito dall'alta ingegneria di quest'opera. Nessuno è stato in grado di darne una spiegazione. La dimensione e la precisione con cui è stata realizzata sono i particolari che rendono incredibile la strada di Bimini. Nessuno è riuscito a chiarire le origini di questa strana struttura. Gli enormi blocchi di pietra allineati sono opera dell'uomo o si tratta di una improbabile formazione naturale? Ovviamente adesso le mura si trovano sott'acqua e potrebbero essere sempre state sommerse, ma potrebbero anche essere state costruite dall'uomo sulla terraferma e al termine dell'era glaciale
venire inghiottite dal mare. Non è chiaro a quando risalga la costruzione, ma sembra che le pietre che la compongono siano state tagliate con una eccezionale precisione. Se questa struttura è opera dell'uomo, chi ha potuto costruirla? Il livello di ingegneria raggiunto a Bimini è difficile da spiegare, così come quello degli altri centri megalitici del mondo. Sono arrivato alla conclusione che si trattasse di un porto nei pressi di un tempio. Il muro di Bimini era dunque un luogo sacro? Una costruzione situata sulla terraferma dove i popoli preistorici pregavano con l'intento di porsi in armonia con il cosmo? Come Palenque in Messico, Machu Picchu in Perù e Stonehenge in Inghilterra, era questo un luogo in cui le persone credevano che la Terra stabilisse un contatto con l'intero universo? Questi luoghi sono costruiti in maniera da suggerire sofisticati allineamenti astronomici con le stelle e i pianeti. Molti credono che il loro scopo fosse quello di scandire il tempo della semina e del raccolto, ma altri ritengono che la loro funzione fosse più importante, cioè di prevedere collisioni tra astri, impatti tra meteore o eventi ancora più catastrofici. Fu lo stesso Platone a mettere in rapporto la distruzione di Atlantide con eventi cosmici. La storia ha la forma della leggenda, ma la sua veridicità consiste nel fatto che si era verificato uno spostamento dei corpi celesti che ruotavano intorno alla Terra. Dai dialoghi di Platone. L'espressione spostamento dei corpi celesti potrebbe riferirsi all'impatto di un asteroide con la superficie terrestre che provocò un terremoto e una inondazione che fecero sprofondare Atlantide? Potrebbe trattarsi dello stesso tipo di evento che cancellò i dinosauri dalla faccia della Terra milioni di anni prima? Forse la distruzione è iscritta nella storia dell'uomo. Forse un giorno questo muro sottomarino sarà in grado di dirci di più sul nostro passato, rivelandoci segreti che appartengono ad un tempo lontanissimo, ancora prima della storia stessa, quando gli esseri umani vivevano in armonia con l'universo, in un paradiso di utopia. La razza umana è dotata di aspirazioni, di desideri, di sogni. Non ci piace pensare che la nostra esistenza sia inutile, priva di uno scopo. Quindi, tendere all'utopia è un bisogno umano, una nostra necessità per andare avanti. Forse non inseguiamo anche noi un'utopia? Non è affascinante l'idea di una cultura super civilizzata che viene distrutta? Com'era il passato? Era davvero noioso o eccitante? E se era eccitante, perché e come fu distrutta quella civiltà? Penso che il mito di Atlantide riunisca tutti questi elementi, la realtà, la fantasia e l'invocazione di un passato idilliaco e meraviglioso. È esistito un tempo in cui i nostri avi erano più vicini alla natura di quanto lo siamo noi oggi? Un tempo e un luogo in cui gli uomini interagivano in una specie di divina armonia? È il mito di Atlantide che ci suggerisce questa utopia. È un bisogno dell'essere umano, ci parla ad un livello psicologico. Quello che voglio dire è che tutti proviamo attrazione ed aspiriamo ad una società perfetta, ad un mondo in cui si possa vivere felicemente e in pace. Perché è questo che rappresenta Atlantide. E la gente pensa, se è esistita nel passato, perché non possiamo raggiungerla adesso? Ai giorni nostri Atlantide rimane un mistero seducente, un luogo dove fatti tangibili competono con la teoria per conquistarsi uno spazio che attualmente esiste soltanto nella nostra immaginazione. È un terribile equivoco pensare che Atlantide sia solo una leggenda. Io credo che sia stato un luogo reale e concreto. Con il progredire delle scienze archeologiche e geologiche è possibile che un giorno riusciremo a svelare l'enigma che avvolge questa civiltà ideale, attualmente perduta. Fino ad allora, il Mediterraneo e l'Atlantico, evocando miti favolosi,
attireranno irresistibilmente tutti coloro che cercano di scoprire se un tempo, in questi fondali, potrebbe essere esistito un paradiso chiamato Atlantide.